Scamacca Inter. Chi è l'attaccante che l'Inter sta cercando di acquistare provando ad anticipare la concorrenza di tanti club importanti italiani e non solo? Ne parliamo all'interno dell'episodio di oggi in uno dei nostri format più apprezzati, uno di quelli che vi piacciono di più, in cui vi portiamo alla scoperta di Scamacca per capire che giocatore è e soprattutto se per l'Inter può essere un buon colpo o meno. Vi lascerò in chiusura con qualche riflessione personale. Partiamo però subito dalle notizie, andiamo veloci, un punto della situazione con lo stato dell'arte di questa trattativa per Scamacca, premessa molto molto importante da fare. Il Sassuolo ha messo in mostra tanti calciatori molto interessanti che sono finiti nel mirino di tanti club, dallo stesso Scamacca, Raspadori, Frattesi, Berardi, Maxime Lopez, Traoré, veramente veramente tanti. È chiaro che non potranno cedere tutti quanti durante la prossima estate, anzi soprattutto non è un club, il Sassuolo, in grossa difficoltà economica, per cui andare a trattare, nonostante i buoni rapporti tra le società, non sarà affatto semplice e probabilmente chi arriverà per primo, chi affonderà il colpo per primo su uno o al massimo due di questi nomi che abbiamo appena fatto, riuscirà a portare a casa il giocatore i propri obiettivi e blinderà di fatto gli altri. Fatta quindi questa premessa, l'Inter su Scamacca si è mossa concretamente già da diverso tempo, se ne parla ormai da settimane o mesi, e da quello che risulta a noi di Passione Inter, nonostante le tante voci che circolano in questo momento sul Milan e non solo, voci che sono comunque vere e concrete, l'Inter continua a lavorare in maniera importante su Scamacca, che rimane un obiettivo prioritario per il prossimo mercato. Il giocatore sembra tra l'altro che abbia rifiutato anche altre ipotesi estere molto affascinanti pur di rimanere in Italia, e oggi avrebbe una valutazione che si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro, che rende un po' complicata la trattativa con l'Inter, che senza contropartite ritiene questa valutazione forse non dico eccessiva ma comunque alta. Per questo motivo l'Inter allo stesso tempo sta anche scandagliando il mercato europeo alla ricerca di possibili alternative valide a Scamacca, per il quale comunque però, come detto, si continua ad andare avanti, e se si riuscirà ad ottenere, a trovare un punto d'incontro con il Sassuolo alle condizioni che l'Inter ritiene giuste, sicuramente la dirigenza nerazzurra proverà ad andare fino in fondo, considerando che tra l'altro si vocifera che lo stesso Scamacca avrebbe già dato un ok di massima all'Inter per un trasferimento a Milano già la prossima estate, e questo diciamo che mette l'Inter chiaramente in una posizione di vantaggio sulle concorrenti, che noi vi continuiamo a ribadire. Questo è il punto della situazione ad oggi. Poi sulle valutazioni, le cifre e non solo, vi aggiungo una riflessione, come vi dicevo, in chiusura di questo episodio. Andiamo a vedere chi è Scamacca, che giocatore è. Partiamo dalla sua scheda, dalla carta d'identità. Su Transfermarkt, Gianluca Scamacca, classe 99, nato a Roma, 1,95 m, punta centrale del Sassuolo, un contratto fino al 2025. Transfermarkt, portale di riferimento da questo punto di vista, lo valuta 30 milioni di euro. La carriera di Scamacca è una carriera che parte proprio nella capitale, chiaramente, dove passa prima nel settore giovanile della Lazio, poi in quello della Roma, prima di decollare però all'estero e di volare al PSV Eindhoven in Olanda. Tra l'altro, in un retroscena raccontato dallo stesso Scamacca, poco dopo il suo arrivo nel PSV Eindhoven stava per trasferirsi addirittura al Manchester United, quindi gli occhi dei grandi club sono su di lui ormai da diversi anni a questa parte. Nella stagione 16-17 viene riacquistato in Italia dal Sassuolo, che lo spedisce in prestito alla Cremonese e anche allo Zwolle, altro club olandese, prima di tornare in Italia, dove riesce a mettersi in mostra in Serie B con l'Ascoli, ottima stagione con 13 gol segnati tra campionato e Coppa Italia, quindi soprattutto al Genoa il debutto in Serie A con 12 gol tra campionato e Coppa Italia, alla prima tra i grandi in Italia, diciamo così, e infine in questa stagione 2021-2022 ha già raggiunto le 30 presenze con 13 gol e un assist, numeri sicuramente importanti per un giocatore che quindi si sta già mettendo in mostra e viene identificato anche come il potenziale futuro centravanti della nazionale italiana.
Che giocatore è Scamacca a livello di caratteristiche? Un attaccante forte fisicamente, sicuramente abbastanza rapido, soprattutto in campo aperto, ma in tutto e per tutto, per dargli una prima definizione di massima, potremmo definirlo appunto un attaccante moderno, un prototipo dei nuovi attaccanti che oggi vengono molto, molto apprezzati. Diciamo che spicca, balza all'occhio soprattutto per la sua grande partecipazione alla manovra, all'azione, alla costruzione della manovra offensiva, favorendo anche gli inserimenti dei compagni di squadra. Gioca in questo momento nel Sassuolo come centravanti, come punta di riferimento centrale in un 4-3-3, dove però è estremamente mobile e permette alle mezzali e agli esterni di attacco di inserirsi e di approfittare degli spazi che crea con i suoi movimenti. Ha un tiro molto forte, molto preciso, è sicuramente una delle sue caratteristiche che spicca di più. Tecnicamente è bravo, ci sa fare sicuramente con il pallone tra i piedi, infatti ha anche dei buonissimi numeri per quanto riguarda la precisione nei passaggi e nelle occasioni che riesce a creare per i compagni, nonostante non abbia servito un gran numero di assist. Si dà molto da fare in fase di non possesso palla, quindi è molto molto generoso. Dall'altro lato può sicuramente migliorare in diversi aspetti ed è normale anche che sia così, visto che comunque non è giovanissimo, ma è comunque si può considerare ancora giovane come attaccante e deve completare la sua formazione. Soprattutto mi viene in mente nei duelli aerei, dove non ha buonissimi numeri, anche se sta cominciando a segnare un buon numero di anche dei bei gol, di testa. Può migliorare secondo me anche nella finalizzazione, perché è vero che sta crescendo anche per quanto riguarda i numeri di gol, o comunque si sta mantenendo costante nonostante l'aumento delle difficoltà nel passaggio dal campionato olandese a quello di Serie B e poi al massimo campionato italiano. Però secondo me come potenziale, può diventare un vero e proprio finalizzatore di quelli importanti e quindi deve crescere da quel punto di vista, facendo magari, abbiamo fatto spesso questo parallelo, un percorso alla Zlatan Ibrahimovic, perché, a vederlo oggi e anche nei suoi primissimi passi nel calcio dei grandi, diciamo così, sembra di rivedere in Scamacca un po' di Ibrahimovic, soprattutto del primo Ibrahimovic, come tipologia di caratteristiche, come movenze, anche con questo tiro molto forte dalla distanza. Poi però sappiamo bene che Ibrahimovic della Juve e quindi all'Inter ha fatto quello scatto nella cattiveria agonistica, nella finalizzazione e nei gol. Scamacca dovrebbe fare da quel punto di vista quindi un percorso simile. E tra l'altro, nota interessante, in molti lo hanno chiaramente paragonato ad Ibrahimovic in questi anni, ma lui ai tempi di un'intervista che avevo letto ai tempi in cui seguivo anche l'Ascoli e lui giocava nell'Ascoli, raccontava che non aveva un vero e proprio idolo da seguire fin da piccolo, ma più che Ibrahimovic, si ispirava magari o seguiva meglio, Edin Dzeko, che guarda caso oggi è all'Inter e l'Inter pensa a Scamacca proprio per fare questo tipo di staffetta con Edin Dzeko. E i punti di contatto infatti con Dzeko sono tanti, nonostante Scamacca abbia più il tiro forse rispetto che l'assist, se lo paragoniamo ad Edin Dzeko. Vi faccio vedere infatti anche a livello di hitmap, proprio per confermare questo paragone con il nostro Dzeko. Scamacca nel Sassuolo è un giocatore che praticamente va a toccare tutte le zone del campo, viene molto a manovrare anche fino al centrocampo e svaria soprattutto sul centrodestra in questo momento, ma in una zona di campo molto, molto ampia e ben distribuita. Qui diciamo si vede bene quindi come sia un giocatore che si muove, che fa tanto movimento e che non rimane impalato diciamo in avanti. Da questo punto di vista, infatti, c'è da sottolineare anche un dato curioso, molto, molto interessante, perché Scamacca a livello anche statistico è tra i peggiori, va detto, attaccanti centrali d'Europa per numero di tocchi in area avversaria. Quindi significa che rispetto ai suoi concorrenti, i suoi compagni, colleghi, diciamo così, in Europa, centravanti, è uno di quelli che tocca meno palloni nell'area avversaria e questo conferma il suo grande lavoro lontano dalla porta, a discapito di una presenza in area di rigore che in questo momento è un po' scarsa. Da un certo punto di vista è comunque un dato interessante perché certifica il suo essere un attaccante moderno, funzionale alla squadra, ma è anche una cosa da tenere in considerazione quando parliamo di un suo inserimento poi all'interno dell'attacco dell'Inter, che oggi ha dei problemi evidenti sui quali adesso arriviamo. Prima di chiudere però, come al solito, vi mostro anche un rapido confronto che ho voluto fare con le statistiche di
altri attaccanti che vengono diciamo paragonati a Scamacca o comunque attaccanti anche in orbita Inter. L'ho messo a paragone con Edin Dzeko, con Dusan Vlahovic, ma nella sua parte di stagione con la Fiorentina, che era in un contesto diverso rispetto alla Juventus attuale, e Sébastien Haller, un attaccante dell'Ajax accostato, corteggiato dall'Inter, che chiaramente ha delle statistiche differenti. A livello di presenze siamo più o meno tutti in linea. In queste statistiche vediamo che Scamacca non svetta rispetto agli altri per numeri di tiri a partita, per numeri di duelli aerei, anzi ha delle statistiche leggermente sotto alla media degli avversari, se non nei palloni intercettati spicca molto anche la sua propensione, diciamo così, all'aiutare i compagni a recuperare palloni da questo punto di vista, quindi si conferma, come vi dicevo, un giocatore generoso, spicca anche per i pochi palloni persi rispetto agli altri giocatori con cui l'abbiamo confrontato, quindi anche una precisione maggiore nei passaggi più o meno, e anche nei tiri comunque non se la cava male, ma è al di sotto degli altri. Quindi in questo momento rispetto ai calciatori con cui lo abbiamo confrontato non spicca in particolari caratteristiche offensive, e in definitiva arriviamo quindi alla mia conclusione su Scamacca e sul possibile arrivo all'Inter. Vi dico la mia opinione, voglio leggere poi nei commenti le vostre opinioni e i vostri commenti. Io continuo a ribadire il mio punto di vista, che ho avuto modo di esprimere più e più volte su questo calciatore. Credo che il suo compagno di squadra, Raspadori, l'ho definito ormai anni fa un predestinato dopo i primissimi gol col Sassuolo, quando debuttò con continuità in un finale di stagione. Però continuo a pensare che Scamacca, per caratteristiche sia tecniche che fisiche, possa essere considerato il progetto di attaccante più interessante nel nostro campionato, soprattutto dopo che Vlahovic è diventato della Juventus e quindi non è più disponibile per l'Inter. Per come la vedo io però, e per come ho avuto modo di confrontarmi anche con degli addetti ai lavori che ne sanno molto, molto più di me, probabilmente oggi Scamacca non ha ancora completato il suo processo di maturazione nel Sassuolo, nel senso che io penso che per quello che stiamo vedendo oggi un'altra stagione da centrale, da leader dell'attacco del Sassuolo lo porterebbe a crescere in maniera ancor più consolidata e quindi con delle basi ancora più solide per fare poi il salto in una big come l'Inter. Per questo motivo io dico che a quelle cifre di cui abbiamo parlato prima, ovvero 40-45 milioni di euro, è un investimento molto molto importante. Non dico una scommessa, ma visto il momento dell'Inter, dal punto di vista economico, quasi. E quindi se si decide di fare questo tipo di investimento, questo tipo di colpo, bisognerà mettersi nell'ottica di dare tempo a Scamacca di maturare e anche di sbagliare, soprattutto nella fase iniziale. Quindi magari avere un Edin Dzeko che parte inizialmente davanti e poi si alterna fino a lasciare il posto da titolare a Scamacca può essere una strategia giusta per far crescere questo attaccante, che comunque, io lo ribadisco, lo prenderei assolutamente molto molto volentieri. Se domani mi annunciano Scamacca all'Inter, io sono molto molto contento. Allo stesso tempo non credo che possa bastare Scamacca per risolvere i problemi dell'attacco dell'Inter, perché come detto ha delle caratteristiche che sono molto simili a quelle di Dzeko e quindi magari potrà evolvere sì alla Ibrahimovic e quindi diventare un giocatore decisivo anche da quel punto di vista e fare tantissimi gol, però nell'immediato ti trovi di nuovo a partire con quello che è stato un po' l'errore commesso la scorsa estate, cioè un attacco dell'Inter che non ha quel killer dell'area di rigore, quel finalizzatore che segna tanti tanti gol. Per me, lo ripeto, e so che molti di voi non sono d'accordo, potrebbe essere Lautaro Martinez quel giocatore da più di 20 gol regolari a stagione. Per Inzaghi, visto che non lo sta impiegando in quel modo, probabilmente non lo è e quindi qualche riflessione da questo punto di vista andrà sicuramente fatto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Scamacca, se lo vorreste all'Inter, datemi una vostra opinione. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere nei commenti mostrandomi l'emoji, facciamo del pallone, visto che abbiamo parlato di attaccanti, di gol, di goleador, quindi aspetto l'emoji del pallone. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. In questi giorni stiamo pubblicando tanti contenuti molto particolari, quindi iscrivetevi subito per non perdervi nessuno dei nostri contenuti, e se i nostri approfondimenti, le nostre notizie, le nostre analisi vi piacciono, vi ricordo che potete sostenere il progetto Passione Inter con gli abbonamenti sul tasto abbonati oppure entrando a far parte della nostra community esclusiva su www.passioneinter.club.